Benvenuti a tutti, Lucky Top Deckers. Oggi per Tarkir Dragonstorm abbiamo una proposta leggermente diversa. Torniamo a giocare il vero Magic, torniamo a giocare Traditional Draft, Best of 3. La nostra rincorsa a raggiungere le primissime posizioni di Mythic purtroppo si è interrotta ieri in live perché abbiamo draftato Boros per due draft di fila e abbiamo fatto 1-3 in entrambi, quindi siamo scesi tantissimo di posizioni, quindi quel sogno è finito, tuffiamoci in un traditional. Adesso se dovessimo fare 3-0 vinciamo un sacco di gemme, i plane points, ci troviamo in pole position, startiamo subito. Ci tenevo tantissimo a fare un traditional, un best of 3 con voi ragazzi perché finora su questo canale abbiamo quasi esclusivamente draftato Premier, però in Premier, in Best of One, manca una componente fondamentale del vero Magic, ovvero il sideboarding. Adesso per la prima volta ci ritroveremo a draftare anche con un occhio a quelle che sono le potenziali carte papabili, no joke intended, no pun intended, per la side. Quindi ad esempio ci troviamo come prima busta questa. Fantastico, se la prendessi tutta quanta uscirebbe un Pentacolor Draghi fantastico perché abbiamo Dragonologist che è una 1-3 che va a cercare un drago tra le prime 6 e un instant on a sorcery. Krakic Guardian, una delle best uncommon del formato, Keru Goldkeeper, drago fortissimo, Dragonstone Globe, Sag Wildling, Terra doppia, un altro drago a 6, quindi prendo tutta questa busta e praticamente il mazzo è già fatto perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte. Basta, non devo chiedere nient'altro. Siccome possiamo scegliere una sola carta, come facciamo? Sbagliamo, a meno che non cerchiamo di forzare aggro, soft forzare aggro, quindi vediamo tutta quanta questa busta di penta e diciamo sì, ma a noi non ce ne frega niente, voglio prendere Sunset Strike Master perché voglio fare Boros again. Ieri ci ha portato una sfortuna infinita Boros, che questo qui sia il segnale giusto per poterci andare. Io non ho mai avuto un Dragonologist, mi sarebbe tanto piaciuto avere un Dragonologist, però i draghi sono sempre chiusi, cioè li vedo adesso in questa busta, ma poi finiranno tra due pick. Quindi speriamo di non essere puniti e infatti ci stanno dicendo guarda Kami, non hai preso nessun drago, non hai ceduto alla tentazione draconica, verrai premiato con delle carte Mardu, di cui adesso non so neanche quale sia la migliore, perché i pro prenderebbero probabilmente la removal, perché dicono no, questa carta Mardu non valgono abbastanza, non sono abbastanza forti da giustificare il fatto di prendere una carta tricolore come secondo pick, e tutte quante le motivazioni che vengono addotte, insomma, per cercare di stare in una lane safe. Ma se prendessi Salt Road Skirmish, prenderei una carta rossa e una carta nera, e quindi come già ho detto in altri draft, prendere carte in una coppia di colori che sia adiacente, che sia di colori amici, è come se già ti stesse incanalando verso uno ed un solo clan. Rosso e nero è condiviso solamente da Mardu, quindi tanto vale che prendo la carta Mardu forte, no? A questo punto, tanto vale che prendo la carta Mardu forte, no? E cerco di forzare la color pair, giusto? Se non la vuole fare nessuno, se mi hanno passato Zurgo e Bone Cairn Butcher, vuol dire che hanno preso qualcos'altro che non fosse nei colori di Mardu, perché a meno che non aprono Zurgo e un drago mitico e hanno preso il drago mitico Mardu sopra Zurgo, mi sembra un po' difficile. Alternative e altri contenders abbiamo Starry Eyed Skyrider, che è ottima a 3 mana, una 1-3, che quando attacca fa l'effetto Pegasus, quello vecchissimo di War of the Spark, che era penso la comune bianca più forte in quel formato, ovvero jumpa da volare ad un'altra creatura attaccante che tu controlli. Anzi no, non deve necessariamente attaccare l'altra creatura, glielo dà a prescindere. Quindi ottima carta, però è anche vero che Butcher ha 4 mana, attacca come una 6-6 il turno dopo, splittata in 3 body diversi, da detta c'ha tutti quanti i token, e se già ho preso una carta con Mobilize come secondo pick, prenderò un'altra carta con Mobilize e prenderò tutte quante le carte possibili con Mobilize successivamente. Qui easy, terra doppia, se vogliamo fare questo mazzo abbiamo bisogno del fixing. E nei colori di Mardu il fixing idealmente arriva sotto forma della best performing common del bianco, ovvero Mardu Devotee a un mana alla 1-2 che fa scry 2 e fixa il mana nei colori di Mardu, che vorremmo averla, almeno 1-2 copie, infatti la prenderemo anche abbastanza alta, la prenderemo terzo, quarto pick, se la vedremo in seconda busta, se la vedremo in terza busta. Qui detto la carta standalone che forse ha l'upside maggiore, Sag
Wildling nel caso in cui avessimo provato a fare il mazzo Penta. C'è anche Dispelling Exhale che per me è ottimo. Tutti quanti gli Exhale, ragazzi, sono fortissime, sono tutti e 5 del ciclo tra le best common dei rispettivi colori. Ciò detto, Reigning Victor, to the next, prendiamo tutte le carte Mardu fino a che le carte Mardu non saranno scomparse, ma anche perché, di grazia, cos'altro potremmo o vorremmo mai prendere da questa busta? C'è Strategic Betrayal, che potrebbe essere in realtà in Best of 3 una carta interessante di side, perché il fatto che non solo esili una creatura, ma esili anche il cimitero dell'avversario contro Sultai e contro Sultai specificatamente, forse anche contro qualche build di Abzan particolare, ma nello specifico mazzi che propongono una sola minaccia per volta potrebbe essere interessante. Infatti non willerà da questa busta, però se mi arrivasse come 10º, 11º pick sarei contento. Il senso è questo: io gioco Mardu, l'avversario gioca Abzan oppure Sultai, non fa niente i primi 2-3 turni, di quarto slamma Sagu Pammeler e vuole bloccarmi il board, e quindi a quel punto un editto assume molto più valore in Best of 3 rispetto che in Best of 1, che tu metti editto dentro il tuo mazzo e poi fai contro 3 mazzi Mardu che fanno monopedine e editto non fa assolutamente niente. Adesso, volessimo rimanere nel tema di Mardu, prenderemmo Unsparing Bolt Caster. C'è anche Underfoot Underdogs. Questa qui è una carta più alta da un punto di vista di power level. Altra mano è una 3-3 che anche fa removal se l'avversario ti ha bloccato una pedozza, e già abbiamo 1, 2 e 3 carte con Moblades che fanno pedozze, no? Questo è il modo in cui è stata intesa questa carta. Diciamo che prendiamo Boltcaster perché cerchiamo di prendere le carte che naturalmente sono più forti. Qui purtroppo stiamo vedendo che ci passano tutto nella color combo di Sultai. Abbiamo Thorn of Falls, Sultai Devotee, Keru e Snakeskin Veil, che sono sia Devotee che Snakeskin Veil, due ottime comuni. Noi ci tappiamo le orecchie, prenderemo Negotiations perché stiamo giocando Best of 3 e dunque Negotiations, che di base in Best of One gioco di main nei mazzi che approfittano del fatto che metto un pallino su una creatura, mentre invece nei mazzi Mardu non la giocherei mai di main in Best of One. In Best of 3 è probabile che io voglia sedare in uno scartino nel caso in cui l'avversario mi proponesse mono bombe. Qui stiamo vedendo che purtroppo la color combo di Mardu è tagliata. Abbiamo preso una Game Ball, questa Game Ball non è stata pagata. Purtroppo abbiamo visto ottima carta Mardu secondo pick, ottima carta Mardu terzo pick, e nonostante tutto alla nostra destra la persona che ci ha passato le carte stava andando Mardu pure lei. Quindi come cerchiamo di salvare questo mazzo? Le idee sono poche. Possiamo prendere Abzan Monument, magari andiamo a finire in un raro quadricolor, o magari in seconda busta si aprono di più questi colori e quindi facciamo un mazzo un po' monco, però la maggior parte delle playable la prendiamo in seconda busta. Quindi adesso dobbiamo prendere un chiaro Jeskai Devotee, perché a questo mazzo servono i drop a 2, quindi anche i drop a 2 filler li prenderemo lo stesso. Qualcosina ci è tornata, quasi che potremmo prendere Wild Ride, che se siamo hyper aggressive Wild Ride su un Bonkern Butcher e attaccare, mettiamo 9 di power sul board, così di colpo potrebbe non dispiacermi. E in realtà ci ha willato Brigade, quindi ok, chiuso Mardu, però un'ottima comune con Mobilize ci arriva come 11º pick on the wheel, quindi non ci dispiace al momento. Quindi stiamo facendo Mardu a base rosso-nera, il raro Mardu a base rosso-nera, perché in genere Mardu è a base o bianco-nera o bianco-rossa, anche perché la comune più forte è un drop a 1 bianco, quindi il bianco lo vuoi come main color, è raro non avere il bianco come main color. Dovevamo fare Mardu, era scritto nel destino, ci è arrivato Chicken Jockey come pack 2 pick 1 e quindi prenderemo il pollo. Per ora come scombiamo con il pollo? Nel frattempo mettiamo Seize Opportunity qui, Aggressive Negotiations lo mettiamo qui. C'è anche tra l'altro Shocking Sharpshooter, e a questo punto non saprei neanche qual è la carta migliore tra le due, perché Sharpshooter è un premium drop a 2, ma di un premium incredibile. C'è anche Dragon Spray, c'è Stormbrood, tutte le carte migliori, un altro Butcher, una terra doppia, veramente una bonanza incredibile. Purtroppo possiamo prenderne solamente una, ed è veramente close tra Sharpshooter e Siegebreaker. Siegebreaker è una Questing Beast che quando entra può farti Oblivion Ring su un tuo pezzo, e ogni qualvolta attacca crei una copia della creatura su cui hai fatto Oblivion Ring, e quindi ha piccole combo all'interno della color pair, del tricolor pair di Mardu.
quindi color triplets, giusto? Mi verrebbe da dire. Al momento potremmo copiare uno Strike Master e in teoria gunshottare un drago per turno. Ciò detto, abbiamo Skyrider a 3 mana, già ne abbiamo decantato le doti al pick prima, in alternativa Equilibrium Adept, ma abbiamo già 2 drop a 4, in alternativa Evolving Wilds, in alternativa Fortress Skin Guard. A questi mazzi servono i drop a 2? Sì. Penso proprio che dovremmo prendere King Guard e non necessariamente siamo a base rosso-nera, potremmo ancora ritransitare verso un Mardu base Boros based con un piccolo spellscettino del nero per le carte tricolori, che in realtà non sarà mai piccolino. Nel frattempo che avevo detto, ragazzi, lo faremo in seconda busta questo mazzo, ci passano una delle mitiche più forti nella strategia. All Out Assault, mitica Busted, a 5 mana incantesimo, entra, le creature che controllano più e Death Touch. Quando lo casti il turno in cui entra scombo di battaglia fai una combat in più, quindi attacchi, poi stappi le creature, poi attacchi di nuovo e fai una fracca di danni agli avversari. Quindi fantastico, sicuramente dentro al mazzo spiazze, passare Sunset Strike Master e Bearer of Glory, ma ce ne faremo una ragione. Questa qui è una ovvia combo con tutte quante le pedozze di Mobilize che diventano delle 2-2 Death Touch e l'avversario fa difficoltà poi a tradarle e a gestirle, quindi All Out Assault, ora veramente vogliamo fixing, cioè adesso veramente prendo fixing sopra qualsiasi cosa. Frontale Rush sono felicissimo, è la carta perfetta per questa strategia, 2 mana, o fai 2 pedozze o dai più X fino alla fine del turno, dove X è il numero di creature che controlli, dove abbiamo mono carte con Mobilize, quindi fladeremo il board di creature e questa qui potenzialmente potrebbe essere +6/+6 o un pezzo, per esempio. E quindi chiudiamo l'avversario così, però abbiamo disperatamente bisogno di fixing, abbiamo disperatamente bisogno di fixing, però ci passano altre carte forti di tutto, ci hanno passato tutto. Thunder of Unity, Divination e poi fa Drain Life ogni volta che una creatura entra a scombo di battaglia. Shock Brigade, la comune drop a 2 più forte del mazzo. War Effort, Mythic Uncommon da +1/+0 a tutte quante le creature. Penso che War Effort sia troppo forte in questo mazzo, con mono, creature con Mobilize, dare +1/+0 a tutte le creature, dare +1/+0 ai Goblin di Frontline Rush, dare +1/+0 a Fortress Skin Guard, Zurgo attacca per 7, troppo forte War Effort, deve stare dentro al mazzo, è il secondo effetto Anthem, così come troppo forte Salt Road Pack Beast, ora che abbiamo mono modi per fare pedine, sta uscendo il mazzo, avevo detto che era chiuso, arrivato al pick 8 della prima busta, poi di colpo si è aperto in maniera clamorosa. Qui prenderemo un'ottima carta per la side, Whale of War, una split spell tra -1/-1 a tutte quante le creature controllate dall'avversario, oppure doppio Raise Dead, che se dovessimo fare contro un mazzo grindy, un mazzo contro che vuole tradare tutte quante le nostre risorse, allora noi nel late riprenderci un Siege Breaker e un Zurgo saremo felicissimi. Quindi lo mettiamo qui. E adesso ci passano Shock Brigade come piccotto. Va bene, quindi come predetto il mazzo è stato praticamente fatto. Queste qui sono le potenziali carte di side. Le sposto qui a destra perché fanno parte del mazzo, ma fanno parte non delle 40 dentro al mazzo. Shock Brigade assolutamente farà parte delle 40 del mazzo. E Bonkern Butcher fortissimo, dobbiamo prendere la terra doppia perché veramente dobbiamo prendere del fixing per questo mazzo, quasi che giocherei Embermouth Sentinel. Abbiamo 1, 2, 3, 4 carte Mardu pure, più carte decenti che vorrei mettere dentro al mazzo nere di side, più Victor che se hai accesso al nero è troppo meglio, perché Victor di terzo è forte, di quarto è un po' mediocre. Voglio altro fixing arena, ma mi accontenterò di dare volare a tutti quanti token attaccanti che controllo, quindi easy Skyrider dentro al mazzo. Qui prenderemo a questo punto forse un Rebuke, perché potrebbe servirci una rimozione. La giocherei di side perché a 5 è wildly inefficient in questo mazzo. L'alternativa è prendere un Summit Intimidator, ma non penso che avremo bisogno di yet another drop a 4. No joke, avevo detto che l'avrei preso e adesso prenderò sopra Duelist, prenderò Embermouth Sentinel specificatamente perché questo mazzo ha bisogno del fixing. Non so se la giocherò, forse che sì, forse che no. Worthy Cost anche una considerazione per la side, perché è una removal secca in questo mazzo visto che abbiamo monopedozze. E ragazzi, non so più cosa pensare. Voi da casa, guardando questo video, direte: no, vabbè, però, cioè, Cami posto solamente i video in cui succedono cose assurde. No, non è vero, assolutamente. Non sto a fare 150 draft fino a che non mi passano tutti quanti gli incantesimi rari e mitici busted all'interno della strategia. Quante rare abbiamo al momento? 1, 2, 3, ce ne passeranno altre. Attenzione, anche perché in questa busta 2 carte vogliamo in più. DVT
e Scout Barons. Fixing e fixing. Quasi veramente, no joke, quasi che sto per prendere Mardu Devotee sopra la Rara Busted, eh. Se fossi stato al Pro Tour, forse avrei preso Devotee sopra la Rara Busted. Però non siamo al Pro Tour, quindi possiamo permetterci di prendere la rara che fa un goblin pedozzo ogni mantenimento e ci fa attaccare. Ora no, ora dobbiamo prendere Devotee e slammarlo dentro al mazzo. Quindi vediamo Stormbeacon Blade, sì, bello, P3P0, la tua creatura, quando attacchi con 3 creature peschi una carta. Non ce ne frega assolutamente niente, droppa uno più forte del formato dentro al mazzo e non vogliamo sentire nient'altro. Droppa 2 forte, sì, dentro il mazzo. Questo Strategic Betrayal, tutti quanti i discorsi che avevo fatto prima, questo potrebbe willare. Pack 3, pick 3, tornerebbe come pack 3, pick 11, non è impensabile, tutto sommato. Comunque, easy, better or glory, il drop a 2 che vuole questo mazzo sempre. Dov'è il mio fixing? Dov'è il mio fixing? Quasi quasi devo prendere Caustic Exile per la side, maybe. Se dovessero passarmi 3 Triland di fila, lo giocherei persino di main. Caustic Exile, vediamo. Easy, easy, no, c'è Bloodfell Case. Vorrei tantissimo questa Bloodfell Case, ma Zurgos Vanguard è uno dei drop a 3 più forti per questa strategia. Quindi, questa è veramente una tough choice. Veramente una tough choice. Potrei giocare Sentinel di main per fissare leggermente, perché Zurgos Vanguard veramente una X3 dove X parla la forza delle creature che tu controlli e con monopedine sarà tipo una 8-3 di terzo praticamente. Se l'avversario non fa un blocco ha perso, vince praticamente da sola. Qui possiamo prendere un altro Jeskai Devotee oppure ci serve un Ossus Exile. Abbiamo tipo 0 removal in questo mazzo, ma cosa ce ne frega? Picchiamo l'avversario, lo picchiamo fino a che non perde. Prendiamo un Exile di side, magari ci dovesse servire, magari nel mirror. Maybe. Questa qui è una rimozione. Dragon Spray è una removal, as a matter of fact. Magari se riusciamo a farci willare l'altro Mardu Devotee, impossibile. Yes, Mox Jasper, add one man of any color, activate only if you control a dragon. Yes, lo lasceremo al giocatore di Pentacolor Draghi, che tra l'altro non lo giocherà, perché quando fai un drago di quinto a quel punto il Mox non ti servirà più. Quindi, ragazzi, facciamo un breve sunto. Questo mazzo è un 10-10, tolto il fixing. Se avessimo delle terre in più questo mazzo vi direi abbiamo sbancato, ragazzi, jackpot, tutta festa. Qui prenderemo Twin Bolt nel caso in cui facciamo il mirror e Twin Bolt sicuramente sarà forte, ma non penso di runnarlo di main. Al momento di main anche Wild Ride è un po' sus. Di main abbiamo, questi qui sono 3, 6, 7 e altre 6, 13... 16, 17, 18 carte, quindi dovremmo aggiungerne altre 5, forse 6, dipende se vogliamo giocare a 16 o a 17 terre, ma se giochiamo tricolor puro giocheremo assolutamente a 17, quindi dobbiamo aggiungere altre 5 carte tra queste, giusto? Jeskai Monument si fixa il mana, però ragazzi, monumenti se non potete spaccarli non possono essere inclusi all'interno del mazzo, tanto vale piuttosto che prendo Messenger. Magari c'è un raro caso che lo gioco di side. Purtroppo non ci ha willato niente. Forse ho detto Strategic Betrayal pick 11. Forse giochiamo a North Shore nel mirror perché è una creatura con lifelink. Betrayal ha willato. Magari forse mi può servire Devoted Duelist come drop a 2 leggermente di più perché, voglio dire, sono un mazzo aggressivo at heart. Cruel Truth se dovesse veramente rallentarsi il game. E Sentinel forse veramente finirò a giocarle entrambe perché ho bisogno di giocare tutti quanti i miei drop Mardu, tutte quante le mie carte nere forti. Quindi, ciò detto, bel mazzetto, dobbiamo fare un po' di cut, dobbiamo fare alcuni aggiustamenti, dobbiamo lasciare qualche carta di side e qualche carta è più forte di side rispetto che di main e poi spiegheremo perché. Torniamo con il mazzo fatto tra 3, 2, 1, via! Ed eccolo qui il mazzo, sì, so cosa state pensando. Sto giocando 2 Embermouth Sentinel nel mio mazzo aggro, sì, perché ho solamente 2 dual. Al momento la mia mana base è 8 fonti bianche, 7 fonti rosse e 4 fonti nere più doppia Sentinel più Devotee. Se facessi affidamento solamente a Devotee più le paludi
le spell nere sarebbero incastabili, ma siccome non c'è un universo in cui io non gioco Zurgo, Chicken Jockey, Bonker Butcher e All Out Assault non esiste, devono stare dentro al mazzo per forza, allora le devo eneblare e devo giocare doppia Sentinel. Qui sulla destra ho anche preparato una piccola sideboard. Queste qui sono le carte che potremmo sedare nel mirror, quindi rimozioni addizionali, soprattutto se siamo on the draw. Quando siamo on the draw, siccome abbiamo il vantaggio di avere una carta in più, tutto e ciò che vogliamo fare, tutto e solo ciò che vogliamo è tradare le nostre risorse per quelle dell'avversario. Quindi spegnere la partenza, la potenziale partenza strappo dell'avversario e poi far valere quella carta in più che abbiamo. Quindi Twin Bolt anche e Kinchi Nurture per il fatto che ha lifelink e quindi on the draw entra, fa 2 pezzi, uno blocca, guadagna vita, eccetera eccetera. Poi Negotiations, quindi lo scartino, doppio Raise Dead dal cimitero, Cruel Truths, un peschino e Monastri Messenger in teoria potrebbe riprendere una di queste 3 dal cimitero e il nostro piano invece contro i mazzi control, quindi magari se facciamo contro un Sultai che ti vuole grindare, fare 2x1 e fare Kishal Trollers e poi rianimino eccetera eccetera e quindi cercare di fare removal, noi abbiamo bisogno di peschini per trovare più creature, più minacce rispetto a quelle che sono le rimozioni dell'avversario. E poi Wild Ride e Narset Rebuke sono carte jolly, eventualmente vedremo come spendercelo, magari saremo veramente forzati a voler fare 5 mana, 5 danni ad una creatura dell'avversario, non lo so se ci sarà mai un caso del genere, però sta lì, decide e la consideriamo. Le tolgo tutte quante, perché questa qui è la main a 40 carte, questo è l'asset delle minacce. Come spell abbiamo Worthy Cost, che come avevo detto nella fase di draft, è vero che ci è arrivata come penultimo pick, però un mana, esili una creatura, un planeswalker, ha sì un drawback, ma in questo mazzo, e in questo mazzo specificatamente, con tutte quante le carte con Mobilize o che fanno pedine extra che abbiamo, è quasi negligible come drawback. Dragon Spray, ottima rimozione, voglio dire, ho passato un Mox Jasper per piccarla, quindi come minimo deve stare dentro al mazzo. E poi Seize Opportunity, perché è una carta che a me non è mai dispiaciuta. Nei mazzi aggro la monocopia di Seize Opportunity, una ed esattamente una, il fatto che sia flessibile, che possa sia fare card advantage nonostante sia lentissimo in un mazzo come questo, spendere 3 mana per vedere 2 carte dalla cima, però sia può fare quello, sia può dare più 2/1 a 2 creature attaccanti, che in realtà è una ottima trick, una trick che può addirittura creare vantaggio, magari vinci una combat, pushi dei danni in più, magari un 1 per mezzo per 1, un 2 per 1, fa delle cose, è una carta che fa cose, in monocopia la voglio dentro al mazzo. Quindi incrociamo le dita, speriamo di pescare bene, ricordo a tutti che sarà best of 3. Eccolo qui, allora, contro Kravis The Initiate. Quindi magari una persona che gioca da poco, noi possiamo equipare questa mano. By all means, yes, absolutely. Abbiamo una sola creatura al momento, però Embermouth Sentinel anche clutch in questo spot, perché noi vogliamo assolutamente la quarta e la quinta terra per slammare Anthem into Anthem. Per prima cosa partiremo facendo Fortress Skin Guard, facendo un pippolo, perché tutto quello che vuole fare questa carta è spippolare in questo mazzo e in questo mazzo specificatamente, quindi go. Alcune volte mi sono anche ritrovato a fare una 2-3 con Fortress Skin Guard, ma in questo mazzo sarà praticamente quasi impossibile, diciamo 99% delle volte faremo un pippolino. In altri mazzi la 2-3 l'ho fatta anche, sono arrivato persino a farla il 20% di volte. Ciò detto, Loppo fa una 4-2, va benissimo, noi top deckiamo Zurgo come dei veri criminali, lo castiamo subito. Ricordiamo Zurgo, per chi di voi non l'avesse giocato più di tanto, 3 mana, una 2-4 con Mobilize 2, ma tanto ci sta per lasciare, perché l'avversario che gioca Blue Verde forse non ce l'ha la removal, ma mi aspetto un Piercing Exile. Quando attacca fa 2 token e i token di Mobilize non muoiono a fine turno. Loppo fa un mana da volare a Champion of Dusan, va bene opponent, però se attacchi ti entra un macello di danni e mezzo, quindi va bene. Loppo attacca, non gli interessa niente. Potremmo addirittura fare Worthy Cost su Crotic Nest Guard, però se lo facciamo su Champion of Dusan
tra i War Effort e All Out Assault non potremo mai più perdere questo game, perché vedo che l'unico modo, diciamo, in cui penso in questo spot, a meno che l'avversario non stappa e slamma una bomba, l'unico modo in cui potremo perdere questo game è se prendiamo 20 danni da questa 5-3 volante. Tra l'altro abbiamo Windcrag Siege, abbiamo pescato nel frattempo, che dice che ogni mantenimento faccio un Goblin se scelgo Jeskai. La maggior parte delle volte questo incantesimo sceglie Jeskai. Potremmo mai scegliere Mardu? Se scegliessimo Mardu attacco con Zurgo e faccio 4 token al prezzo di 2. Se attacco con War Effort faccio 2 token al prezzo di 1. Mi interessa più di tanto. Tra l'altro farei anche 2 attacchi con Alata Assault. Mi sembra un po' troppo greedy. Diciamo che forse un secondino meglio se faccio Windcrag Siege e faccio una 1-1 ogni mantenimento. Gli esilio questo pupazzetto così e passo e dico go. Un turno tanto semplice. Potevamo metterci 10 secondi piuttosto che 60, però i ragionamenti a Magic facciamoli sempre, perché le cose non sempre sono scontate. Tante volte tu vedi una giocata che è scontata, poi dici aspetta un attimo, facciamo un passettino indietro, ricalibriamo e dopo averci pensato un bel po' arrivi alla conclusione che la giocata non era così scontata come sarebbe potuto essere, in realtà l'avresti dovuta cambiare leggermente. Qui, dopo averci ragionato, abbiamo capito che i nostri primi istinti erano quelli corretti. Qui, del resto, il nostro primo istinto sarà fare Embermouth Sentinel e passare, giusto? Perché se faccio War Effort lo stesso non posso attaccare con niente, perché l'Oppo ha una 4-4 difensore, quindi potrei spendere Frontline Rush per fare più X, magari attacco con Zurgo, l'Oppo blocca e io poi spendo X su Zurgo e quindi resiste, però starei tradando una ottima spell per una 4-4 difensore che non fa granché in questo spot, quindi io preferirei piuttosto mettere una Pinura in cima, passare ancora una volta, anche perché l'avversario non sta facendo niente, cioè a meno che non slamma il drago 10-10 che svratta tutto il board, che però costa 8, oppure slamma Ugin tra 2 turni, ma ha 2 carte in mano, quindi dovrebbe fare terra, il turno dopo fare terra, slammare Ugin. Insomma, non è così probabile. Qui devo decidere se fare 2 Goblin oppure se spendermi questa spell per dare più XPX. Siccome più XPX sarà fortissimo, perché io presto avrò infinite creature sul campo di battaglia, quasi quasi me la tengo. Per il momento, noi facciamo, stappiamo, terra, All Out Assault, ti attacco con tutto, no? Why not? L'avversario potrebbe avere counter per questa se ha lasciato 5 mana open. Però o ha l'Exale blu, o se questa spell risolve praticamente la partita è persa. E anche se questa spell dovesse essere counterata, il turno dopo facciamo War Effort e più o meno ci troviamo nella stessa posizione. Quindi questa spell risolve, ok, tutte quante le mie creature prendono più death touch. Attacchiamo sicuramente con tutto. Ora la domanda è, attacchiamo anche con Zurgo? Sì, perché una 3-5 deve fare doppio blocco l'avversario. Quindi ok, Mobilize 2, se lo concede perché voglio dire... Sta giocando mono filler contro mono partenza Nuts Mardu. Quindi non mi sentirei neanche da quello che ha mostrato l'avversario di voler decidere più di tanto, di voler fare dei cambi. Forse veramente l'unica minaccia reale, concreta che potrebbe propormi l'avversario è creare la tua creatura volante fai da te, do it your own, do it yourself. Però come prevenire questa cosa? Mettendo altre rimozioni, mettendo un Osseous Exile, Decide perché siamo on the draw, forse potrebbe starci, perché on the draw magari vorremmo provare ad essere un po' più difensivi, però quale carta mai vorremmo levare? I drop a 2 li voglio praticamente, forse Devoted Duelist è un po' mopey in questo matchup, viene briccolato da questo filler, viene briccolato da questo filler. Quando le carte vengono briccolate dai filler, in genere tendo a levarle. Diciamo che un Exile mi piace leggermente di più. C'è qualcos'altro che vorrei cambiare? Boltcaster mi piace, Zurgo's Vanguard mi piace, War Effort assolutamente. No, il mazzo è questo, facciamo giusto questo piccolo cambiettino e solo ed esclusivamente perché siamo on the draw. Fate molta attenzione al play pattern, quando si è on the play, quando si è on the draw. Adesso noi abbiamo fatto questo cambio solo ed esclusivamente perché siamo on the draw e quindi vogliamo una carta che sia leggermente più difensiva rispetto ad una carta che sia un po' più offensiva. È molto probabile che se andassimo a game 3 e noi fossimo on the play di nuovo, allora switcherei l'ordine, rimetterei dentro la 2-1 e toglierei fuori Osseous Exile. Ciò detto,
Chippiamo questa mano, ci manca il nero, questa mano non fa niente i primi 4 turni, perché Reigning Victor non può essere castato se non di quarto se ti manca il mana nero, quindi se dovessimo trovare il nero, ovviamente è una mano nuts, perché facciamo questo di terzo, questo di quarto e questo di quinto e l'avversario a quel punto non può più rispondere. Quante fonti nere abbiamo? Oltre alle terre abbiamo anche Mardu Devotee e doppio Embermouth Sentinel, quindi possiamo trovare da qui al terzo turno sia una palude, sia Devotee va bene, sia Sentinel va bene se la top deckiamo esattamente il turno dopo, che facciamo terra Sentinel, ci andiamo a mettere palude in cima e poi scurviamo perfettamente e vinciamo on the spot. È un po' una game ball questa mano, però il payoff è estremo. Quindi quando il payoff è estremo, a me le game ball piace prenderle. Mi piace scommettere quando ho una ricompensa molto alta. Quindi Kippo, sono consapevole del fatto che sia una scommessa. Sono consapevole del fatto che mi chiamo Cameo Blacky Topex. E quindi se mi chiamo la fonte nera immediatamente esce fuori. Adesso questa mano è fenomenale. Come potrebbe migliorare? Arena dice: ti ho ascoltato proprio in maniera ineccepibile, ti ho dato 2 fonti nere, le volevi così tanto che te le ho date tutte. Champion of Dusan, va bene opponent. Abbiamo pescato il drop a 2 di terzo, va bene lo stesso, non ci interessa. Reigning Victor col mana Mardu, passo, ci perdiamo il value di dare più 1/+0 di indistruttibile ad una creatura quando entra Reigning Victor sul campo di battaglia, però abbiamo chippato una mano senza droppa 2, è anche vero che abbiamo chippato una mano senza un colore, poi l'abbiamo pescato immediatamente, quindi io sono l'ultima persona che può lamentarsi di questo. L'importante è che risolva All Out Assault e l'avversario non abbia una rimozione. Matter of fact, prendiamo questi 4 danni? Sì, siamo a 22, abbiamo guadagnato 2 vite dalle Tapland, quindi al momento potremmo essere lo stesso in vantaggio sulla race, nonostante che Loppo è il primo ad attaccarci. Adesso, prima di attaccare, facciamo Butcher, perché Butcher dà Death Touch ai token attaccanti e quindi possiamo attaccare con Victor e pushare un danno di creatura di Death Touch. In realtà sarebbe stato assolutamente irrilevante, perché in ogni caso Loppo avrebbe bloccato la 3-3, però siccome l'avversario è un Initiate, allora non blocca con la 1-4, che ovviamente è una cosa molto scontata, però immagino che sia uno dei primi draft dell'avversario. E mi dispiace anche fargli All Out Assault 2 game su 2 di quinto, però so be it, purtroppo alle volte Arena è un po' spietato. Fai un draft traditional alle prime armi e ti becchi Cameo Blacky Topdex, infatti fa Max Jasper e insomma va bene così, deve avere counter per All Out Assault, altrimenti questo game, come è chiaro che sia, terminerà il turno dopo direttamente. Se fa Riverwalk Technique va benissimo, ci rallenta un po', anzi potrebbe quasi andare un po' in vantaggio sulla race. Noi ovviamente adesso che ha fatto rimozione slorolliamo l'All-Out Assault, ma ci teniamo prima a rislammare il drop a 4 e poi il turno dopo farà la Anthem che metterà Lethal per terra. Metterà Lethal per terra, sì, saranno tipo 20 danni da All-Out Assault, se Loppo non ha modo di interagire tra questo turno suo e il turno mio quando sarà. Però Riverwalk Technique se l'è tolta dalla mano, quindi ha bisogno o di una rimozione o di un counter, o anche magari di un disenchant a velocità instant nel verde. Quale disenchant c'è in questo set? Osseous Exile e passa con il mana aperto. Penso che possiamo slammarlo lo stesso. Potremmo anche attaccare e fare Exile e poi fare pezzo pezzo per il turno dopo fare Assault, che mi sembra che sia un attimino leggermente meglio come giocata. Quindi attacchiamo con tutto, come dei pazzi scatenati. Che già questo qui è un bel attacco, non ci dispiace come attacco. Vero è che se magari slammiamo droppa 2, l'opponent può castare esattamente la mitica Temur che fa 3 danni a tutte le creature quando fa landfall, fa uno drago, ma mi sa che a quel punto, siccome adesso lo stiamo portando a 6, a quel punto Butcher sopravviverebbe, vabbè. Dispiace, però va bene così. 1-0 Battalion Tactics. Eccolo qui il nostro secondo avversario. Il primo era un po' inesperto. Va bene. In genere
quando ci si connette per un draft traditional, può capitare che uno dei 3 avversari che ti vengono proposti da Arena siano un po' meno esperti rispetto a quello che è l'avversario standard da un punto di vista di power level degli Oppo che riesce a trovare a Platino, a Diamond, a Mystic. Quindi adesso ci si aspetta che arrivino i 2 match veri contro gente agguerrita con mazzi solidi. L'avversario se n'è scappato via nel frattempo. Eccolo qui, l'opponente, un tale Tonius, The Mighty. Va bene, vediamo cosa ci racconterà. Pare sia un tizio cui piace il verde, cioè l'avatar di Vivian Reed. The Mighty è l'appellativo che danno alla gente che ha fatto molti achievement del colore verde. Abbiamo lo stesso pupazzo. Chippiamo questa mano? Assolutamente sì. Facciamo frontline rush into Zurgo's Vanguard, into bla bla, into bla bla bla. Insomma, quindi abbiamo una buona, ottima partenza. Frontline rush, vogliamo fare 2 pipozzi di secondo turno. Loppo fa Krumar Initiate, ma piuttosto che fare 2 pipozzi, a sto punto facciamo questo bel duelist. Picchiamo l'avversario veramente. Se Loppo si vuole mettere a pagare vite per fare delle 2-2, va benissimo così. Il turno dopo Krumar Initiate sarà tappato, così come i 3 mana dell'avversario, così come l'avversario sta al 16. Io farò Victor, farò una 3-2 indistruttibile. Loppo prenderà 3 danni in più e poi si vedrà come procedere da quella direzione. Potrei in teoria anche fare piuttosto Zurgo's Vanguard, perché dare indistruttibile a Vanguard è un attimino meglio piuttosto che darla a Duelist. Quindi ragioniamo un attimo, vediamo cosa peschiamo. Peschiamo Mardu Devotee, che il turno dopo potrebbe farci fare Devotee into Reigning Victor, e quindi Zurgo's Vanguard sarebbe qualcosa come una 6-3 indistruttibile. Quindi pretty very good. Tra l'altro faremo anche un danno di Flurry di Devoted Duelist. E l'obiettivo magari è fare in modo che l'avversario si prenda tutta quanta la palanca di danni, sempre se Loppo non dovesse fare una rimozione questo turno su Zurgo's Vanguard. E posso permettermi di fare sia Devotee che Victor, nonostante richiedano entrambe mana bianco, perché ovviamente Devotee filtra mana colorless into mana Mardu. Quindi Loppo attacca con Brigade. Potrei fare questo blocco, ma non sono assolutamente interessato. No, grazie. Opponente, andrò a 17. Se è un bluff, so be it. Mi hai fatto un danno in più rispetto a quello che avresti dovuto. Vediamo cosa succede, cosa potrebbe avere l'avversario. Penso che se faccia una 3-3 con Krumar Initiate pagando 3 vite ha praticamente perso la partita on the spot. Speriamo che non sia worth the cost. Su Vanguard sarebbe veramente crudele. E purtroppo è esattamente quello che sta succedendo, che era l'unica motivazione per bloccare. La pidozza 1-1. Quindi diciamo che l'avversario ci ha triccato. Mettiamola così. Va bene, va bene, va bene. Comunque non siamo messi male. Quando vorremo potremo fare Windcrag Siege e iniziare a fare dei pipozzi con lifelink. Loppo fa una 3-2 lifelink, ma fortunatamente per noi trada per Duelist, motivo per cui non ci terrei più di tanto a fare Victor e dare indistruttibile a Duelist, perché quel value me lo perderei, perché Duelist non può attaccare ma deve stare in difesa, perché è il blocco ideale la 2-1 per bloccare la 3-2 lifelink. Quindi mi sembra che in questo spot piuttosto faremo Mardu Devotee, yes please, metteremo tutte le pianure sotto, e Bearer of Glory, il fatto che pompi tutti i pipozzi va benissimo, lo terremo in cima. Terra Siege, che dice Jeskai, un danno a te, s'il vous plaît. Farò una pedina 1-1 lifelink il turno dopo. Passo, e adesso l'avversario con rosso-nero dovrebbe, in teoria, fare un po' di difficoltà a rispondere un incantesimo. Attacca in questo modo. Ci tengo tanto a Mardu Devotee, motivo per cui ancora una volta slorollerò il blocco sulla 1-1, quindi se Loppo vuole bleffarmi un danno in più, so be it, perché tenere Mardu Devotee sul campo di battaglia fa in modo che il turno dopo posso fare doppia spell, mi permette di fare sia Bearer of Glory e sia Reigning Victor. Loppo fa Kintree Nurturer, quindi la partita dovrà andare nel late game, perché l'avversario ha appena fatto una creatura con lifelink con 5 di power, quindi andrà a vite infinite. Il fatto che vada a vite infinite un po' ci dispiace, perché adesso si mette a spedinare con Krumar Initiate, il che potrebbe essere un po' un problema. Anzi, inizia a mettere i pallini su Krumar Initiate. Noi però quello che possiamo fare adesso è Reigning Victor sicuramente, pagandolo con mana Mardu e dando un +1/+0 indistruttibile alla pedozza Goblin che ti attacca liberamente.
E dopodiché faremo Bearer of Glory e passeremo e vedremo di fare leverage di Frontline Rush nei turni successivi. Al momento il board è abbastanza stabile, ciò che stiamo pagando è il fatto che l'avversario ha tante vite a disposizione e un Krumar Initiate attivo, che non siamo riusciti a rimuoverli perché non abbiamo trovato una rimozione in tempo, e quindi adesso può potenzialmente iniziare a fare, già a partire da questo turno, delle 4-4 ogni turno. Vediamo cosa fa. L'avversario ha 2 carte in mano. Probabilmente potrebbe avere carte di un terzo colore, ma mi sa che se si ritrova ad avere Brigade, Nurturer, Fire Reform, più probabilmente è un Rakdos puro. Fare una 7-7 è sbagliatissimo, doveva assolutamente fare uno spirito 4-4 e cercare di gammare il board. As a matter of fact, adesso possiamo permetterci di attaccare, quasi che potremmo attaccare con tutto e poi fare frontline rush. Sicuramente può attaccare Bearer of Glory e l'avversario li prende perché se blocca con Brigade mi limita a pompare Bearer of Glory con se stesso e basta. Potrei anche attaccare con Victor, l'avversario potrebbe bloccare la pidozza di Mobilize con Nurture e finire a tradare Frontline Rush per Nurture, che male non sarebbe. Se a quel punto attaccherei anche con la pedina di Lifelink, che stessa motivazione, insomma, l'avversario se lo blocca. In realtà se lo blocca con Nurture potrei anche semplicemente pompare con Bearer of Glory. Quindi mi sa che l'attacco corretto è questo. Potrei anche attaccare con tutto, in teoria. Potrei anche attaccare con Devotee. Devotee potrebbe servirmi in turni futuri. Magari se non dovessi spendere Frontline Rush questo turno potrei fare montagna, il turno dopo, anche se non pesco una pianura, potrei fare pump di Bearer più Frontline Rush. Quindi attaccherò solamente così. Go! Go, opponent, go! L'obiettivo è levare, ovviamente, la creatura con lifelink dal board. E questo blocco è orrido in una maniera che non riesco a metterlo in parole di quanto sia brutto, purtroppo per l'oppo, questo blocco. Quindi trada la 5-2 lifelink per una pedina che è stata appena generata, prende un sacco di danni, resta a 14, è una 7-7, sì, ma io faccio un goblin a turno e quindi potrei essere bloccati indefinitamente, ma adesso questa carta è stata in pratica rimossa dal gioco, semplicemente già solo con questi blocchi. Non ho dovuto top deckare una removal per togliere quella 7-7 dal board, quindi sì, l'oppo ha un pezzo grande, un pezzo grosso, però se ne farà ben poco. Passerà, as a matter of fact, e mi sa che adesso è arrivato il momento di swingare con tutto, soprattutto con rush aperto. Potremmo essere puniti se l'avversario ha una rimozione instant, blocca magari la mia 3-3 con la 7-7, io faccio frontline rush per vincere il blocco e l'oppo fa una removal instant sulla 3-3, però con 2 mana aperti quale rimozione instant dovrebbe avere? Non è che me ne sovvengano in mente più di tante. Potrebbe bloccare la 3-3 con la 1-3. In ogni caso ho pescato la palude e si è avverato esattamente quello che avevo detto il turno prima, ovvero voglio tenere sul campo di battaglia Devotee perché così avrò il doppio bianco sia per fare il pump di Bearer of Glory sia Devotee. Comunque, detto ciò, attacca tutto e vediamo l'avversario che blocchi sbagliati farà questo giro. No, mi dispiace, non voglio dire male dell'avversario, sinceramente. Anche perché non ha sfigurato fino ad adesso, ha fatto un bel attacco, una bella giocata di worthy cost, col fare reforme ci ha estratto molto value. Diciamo che quello che si è ritrovato a sbagliare è stato non fare la pedina di Krumar Initiate e poi il blocco putrido del turno precedente. Allora, qui sicuramente facciamo una bella pump, però Arena mi deve tappare bene e questo è bloccare bene. L'oppo ha lo stop, quindi sì, potrebbe avere qualcosa, e quel qualcosa è Alesha's Legacy. Dobbiamo fare un po' di conti e vedere se questo attacco è per lethal. Questi qui sono 8 danni, questo qui dà +6/+6, quindi secondo i miei calcoli questo è lethal, giusto? 8 più 6 fa 14. L'avversario ha creature con lifelink? No, pompiamo la creatura con lifelink per prendere più vite di quello che dovremmo ed è attacco per lethal esattamente, nonostante che Legacy ci abbia portato a casa una creatura. Quindi, bene, 1-0, ci siamo beccati uno pseudo mirror, noi abbiamo il vantaggio di giocare 3 colori e quindi abbiamo un colore extra aggiuntivo di spell e di potenziale power, mentre invece l'avversario che gioca 2 colori puri si ritrova purtroppo a giocare di main alcuni filler, Fire Reform, Alesha's Legacy, vediamo cos'altro potrebbe avere. Nel mirror, cosa è interessante? Twin Bolt leva Krumar Initiate se non ha fatto nel frattempo dell'Endure.
L'avversario gioca delle multiple 1-3, però tra le altre cose leva anche Kinchin Nurture, quindi penso che Twin Bolt lo vorrò. E mi sa che vorrò anche Exhale, perché nel mirror midrange on the draw preferisco piuttosto avere rimozioni. Non solo, vi stupirò, mi sa che metterò anche Cruel Shoots, perché niente, pescare 2 carte extra, se siamo lì a tradare le trick, i vorticost, eccetera, eccetera, potrebbe dire la sua. Ora, cosa leviamo? La 2-1 abbiamo visto che contro le 1-3 multiple dell'avversario è putrida. Quindi così come è uscita fuori nel match precedente, la toglieremo anche adesso. Shock Brigade la voglio, Strike Master lo voglio, Twin Bolt lo voglio, Frontline Rush lo voglio, Embermouth Sentinel, adesso che abbiamo aggiunto un'altra carta nera, è ancora più importante. Skyrider, forse on the draw, Seize Opportunity non mi convince più di tanto, anche perché non conto, non banco on the draw più di tanto di sfruttare il fatto che dia più 2/1 a 2 creature, quindi questa qui sarebbe semplicemente una divination. Quando vengono rimosse le opzioni e le potenzialità di una spell, allora scende di tanto nella mia valutazione nel contesto del matchup, ovvero quando c'è un decision tree e alcuni rami vengono rimossi da questo decision tree, allora preferisco scartare la carta. Questa qui sarebbe divination a velocità instant e basta, quindi no grazie. E dopodiché dovremo rimuovere una carta extra. A questo punto diciamo forse potremmo addirittura levare Worthy Cost, perché le sue creature sono piccoline, non ha delle 4-4, delle 5-5, delle creature immense, mi ha mostrato fino ad adesso, per cui devo essere costretto a farmi 2x1 con Worthy Cost. Già Twin Bolt e Ossus Exhale dovrebbero bastare come removal extra. Allora, ci terrei a chippare una mano che abbia del buon mana. Questa qui è anche una Game Ball, così come era una Game Ball precedentemente, il game prima. Però questa mano non solo ha bisogno di mana nero, ma ha anche bisogno di mana in generale. E è un po' sketchy. È un po' sketchy, però è anche vero che se troviamo Mardu Devotee, 2 Embermouth Sentinel o 4 delle nostre terre nere all'interno del mazzo, in pratica vinciamo on the spot yet again con questa mano. In realtà non è detto, perché in ogni caso dovremmo anche trovare la quarta e la quinta terra, se no facciamo drop a 3, drop a 3, drop a 3 in back to back to back turns. Però faremo Zurgo into Raining Victor, che lo rende una 3-5, 3-4 indistruttibile, quindi può attaccare liberamente, e magari l'avversario mangia un pezzo con Mobilize e l'altro resta su scampo di battaglia, quindi facciamo value così. Ah, non ci tengo a perdere questo game perché ho briccato sulla terra. Siamo on the draw, c'è il London Mulligan, una carta la mettiamo sotto, quindi stranamente questo qui sarà un Mulligan e questo qui è costretto a essere un keep, nonostante abbiamo una sola pianura perché abbiamo Embermouth Sentinel, l'altra la mettiamo sotto, quindi qualsiasi terra che pescheremo ci darà accesso alla seconda e alla terza fonte. Questa qui non è una terra, in ogni caso sia che avessimo kippato la mano di prima, sia che kippiamo questa mano, siamo costretti a pescare bene. Fortunatamente a pescare bene ci siamo riusciti. Facciamo questa bellissima Embermouth Sentinel, ci andremo a prendere il rosso. E adesso la sfortuna è che abbiamo 4, 5, 6 spell nere all'interno del mazzo senza poter avere accesso al nero come colore. Però quello che possiamo fare è iniziare a slammare il Siege fin a partire dal terzo turno. Quindi prima lo slammiamo, più pipozzi facciamo nel corso dell'intero game. L'avversario ha fatto una 1-3 con Mobilize, voglio dire, se ci attacca per 2 danni a turno ne abbiamo tanto di tempo per attaccare con i nostri Goblin, con Lifelink, e non solo riprenderci le vite ma anche assemblare un board che con Frontline Rush potrebbe essere insormontabile per l'avversario, soprattutto se l'Op inizia a fare le scimmiette con Lifelink e io ho assolutamente bisogno di bloccarle in qualche modo. Quindi prendiamo questi 2 danni, va benissimo opponente, va benissimo, stappiamo, facciamo un Goblin e dopodiché penso che indipendentemente da quello che pesco casterò Skyrider, perché è l'unica spell che mi consente di essere mana efficient in questo spot. Yes, absolutely. Cioè mi consente di essere il più possibile mana efficient e passo, perché se l'Oppo fa una rimozione su Skyrider poi non ho più il blocco efficient sulla scimmia e voglio cercare di limitare il più possibile gli attacchi della 2-1 lifelink dell'avversario. È vero è
perché noi abbiamo sì un piano per il late game, però non vorrei che nel frattempo che arriviamo al late game l'avversario sia arrivato a 30 vite di scimmietta di lifelink e si è ripreso 10 vite dal nulla, e quindi poi faremmo difficoltà a toglierle tutte e 30. Lo and behold, l'avversario assolutamente aveva un Caustic Exile, stiamo giocando contro rosso-nero, il colore delle rimozioni, quindi me lo aspetto abbastanza che Loppo le avrebbe avute. Scambiamo sicuramente questo Goblin per la scimmia, e tutt'al più se Loppo vorrà mettere il lifelink counter su Brigade ce ne faremo una ragione. Se farà Fire Reform va bene, ha vinto questa combat, bravo opponent, clap clap, ma lo stesso la scimmia avrà first strike solamente fino alla fine di questo turno. Mentre invece poi tra l'altro pure Vorticos su Sentinel. Loppo è quel tipo di giocatore che quando ha una carta in mano le deve slammare tutte quante. Mardu Devotee anche mi fa fare doppia spell, quindi lo faremo assolutamente subito, tosto. Lo casteremo. Ossus Exhale mi interessa, sì, perché gli togli un pezzo, quindi lo lasceremo in cima. Dopodiché posso permettermi di attaccare con il Goblin? No, perché voglio tradarlo per la scimmia. Passiamo? No, facciamo Shock Brigade. E passiamo. Shock Brigade che ovviamente mi aspetto che si beccherà un bel worthy cost, ma ce ne faremo una ragione, insomma. Su qualcosa worthy cost lo dovrà pur fare. Vediamo Loppo cosa ci propone. Nel frattempo Loppo ha pescato 6 terre, quindi un po' flodaticcio. E in questo spot dovrebbe essere la nostra saving grace. Reigning Victor rende indistruttibile la scimmia, quindi guadagna altre 5 vite. Sarà tosto questo game. Sarà tosto grindare tutte quante queste vite da parte del Loppo. Però adesso se attacca così va bene. Potrei anche fare tipo triplo blocco sulla 1-3 death touch, però se ha una mezza pump veramente ci devasta. Se dovesse avere il secondo fire reform, mi sa che ha worthy cost, voglio dire. Aveva un mana nero stappato il turno prima e stava toccando le mie creature, stava decidendo se fare worthy cost sulla sentinella. Solo che per fare doppio blocco dovevi fare doppio blocco così. In realtà potrei fare doppio blocco così su Brigade e prendermi 5 schiaffi alla faccia. Potrei fare questo blocco così, perché il senso è il seguente, che Mardu Devotee non lo voglio tradare perché mi consente di fare doppia spell il turno dopo. Mi fa fare spell rossa, quindi posso andare a 11? Sì, faccio i goblin con lifelink, ma che mi frega. Anche perché adesso Loppo resta con worthy cost in mano e con 2 creature belle dal suo punto di vista, quindi se lo vuole castare, se vuole saccare uno di questi 2 pezzi per levarmi Brigade, so be it. Voglio dire, abbiamo tradato Brigade per una 2-1 che il suo value già l'ha fatto, e infatti resterà con worthy cost in mano. As a matter of fact, adesso possiamo anche attaccare più o meno con tutto e tradare Exhale per Victor, ma Exhale me lo vorrei tenere in mano nel caso in cui l'avversario stappa con tipo un drago 3-5 death touch, basta semplicemente una comune, quindi io farei solo questo attacco. Loppo molto probabilmente bloccherà Victor su una pedozza e poi glielo porterò via di Twinbolt. Il senso è questo: preferisco tradare Twinbolt e non Ossus Exhale per il Victor dell'avversario, perché Exhale me lo voglio tenere per un pezzo un po' più bello. Prima di fare Twinbolt andiamo ai danni, e dopo che Victor avrà i danni segnati addosso, solo allora faremo Twinbolt. Ok? E lo faremo filtrando il mana rosso, così che anche se Loppo per sbaglio dovesse levarmi Mardu Devotee dal campo di battaglia, in ogni caso avrei il modo per castare Frontline Rush. E passiamo. E adesso Loppo verrà grindato per bene dai miei goblinetti con lifelink. Loppo sta a 27, noi siamo a 12. Ma a meno che questo qui non è Ugin, che può darsi, che ci sia un Ugin nel nostro destino, sarebbe un po' un problema da gestire, però vediamo. Loppo attacca? Non attacca, ma avevamo detto che è worthy cost, quindi Frontline Rush ci terrei ancora a slorollarlo, perché se faccio 2 goblin in più, Loppo sta a 27, c'è tempo per portargli le vite basse. Per prima cosa ci terrei a fargli un po' di danni così. Loppo si illumina la carta che è in mano, la guarda e dice È anche vero che ha castato quanto? 5 spell sto game, ha visto 7 terre 5 spell. Danni opponent, quasi quasi che casta una 3-3 for no value. Ma no, ma che ci frega, c'è tempo per castare le 3-3. E Loppo farà prima o poi doppio blocco su Shock Brigade. Voglio estrarre tutto il value possibile dalle mie spell.
C'è una linea di pensiero per cui la gente dice sì, è vero, Loppo però ha dimostrato di non avere carte in mano, quindi vorremmo pushare il più possibile i danni. Voglio dire, l'avversario sta fladando, quindi vorrei premere il pulsante sull'acceleratore e fargli quanti più danni possibili. Però Loppo sta a 24 con una 4-1 lifelink per terra, quindi vorrei in ogni caso cercare di ottimizzare le mie risorse. Continuiamo ad attaccare con la creatura lifelink. Adesso potremo venire premiati, perché se Loppo blocca uno qualsiasi di questi pezzi con la 3-3, allora la mangiamo gratuitamente con il nostro Unsparing Bolt Caster e saremo contentissimi. Ma Loppo sta a 24, quindi dovrebbe assolutamente non bloccare il mio pezzo, ma ci ha dimostrato insomma di essere anche lui piuttosto un novizio, quindi faremo questo Boltcaster, gli leveremo Stormsinger, Loppo farà un Drain da 1 e resterà con il suo Vorticost che non fa nulla in mano. Dopo che le abbiamo levato un altro pezzo con Mobilites, nice, thanks, hai pescato Ugino, ha pescato l'ottava terra, è concesso. Va bene, ci dispiace per l'avversario, 2-0 con Mardu, non è stato un fortissimo show off. Questo è vero che abbiamo mulligato, abbiamo tenuto un one-lander, però all'avversario non aveva un mazzo formidabile, punto primo, e ha pescato un po' male, ha visto un po' troppe terre, quindi va bene, vediamo se il terzo match riesce a essere un po' più competitivo. Bene, siamo arrivati all'ultimo match, we are playing for all of the marbles, stiamo giocando per tutte quante le gemme possibili, se vinciamo ne portiamo a casa 2005 con questo 3-0, se perdiamo facciamo 2-1, ne portiamo a casa 1000, quindi Mardu fino ad adesso, a parte Game 2, scorso match, finora ha giocato abbastanza bene come mazzo. Questa qui è una mano super equipabile. I colori ce li abbiamo tutti. Sfortunatamente abbiamo pescato un'altra montagna, quindi adesso devo piuttosto decidere se prendere o meno la terra con Sentinel, ma penso proprio di no. L'unica cosa, good game. What? Che non potrò castare Victor di terzo se dovessi pescarlo nel frattempo. Però ho pescato anche pianura e dunque sarà un easy Sentinel no land. Ma penso che non l'avrei presa lo stesso, anche se non avessi pescato pianura non avrei mai preso la quinta terra con Sentinel dalla cima. Loppo gioca BG, potrebbe essere non un bel matchup, soprattutto se Essence Anchor ci inizia a scombare, inizia a fare gli zombetti. Potremmo avere difficoltà. Noi per non sbagliare attacchiamo, tradiamo, facciamo terra, 1-1-3, Skyrider, passiamo. E tutt'al più adesso se Loppo vuole fare una rimozione su Skyrider. Showbeat, ma penso che ci sia un Sagupameler nel nostro futuro. In genere palude, foresta, isola mi dà di Sagupameler di quarto. Fortunatamente abbiamo un Boltcaster, per l'avversario farebbe la quinta terra, metterebbe pallini rich su Initiate, farebbe uno zombie, perché ricordo che Essence Anchor può essere tappata per creare un 2-2 zombie druid solamente se una carta ha lasciato il cimitero dell'avversario in questo turno. Quindi se fa una spell con Harmonize può fare una 2-2. Tra l'altro pescherebbe anche una carta. Attenzione che l'avversario ci ha scombato. Tra l'altro potrebbe tradare Abzan Devotee e poi riprenderselo dal cimitero. E quella sarebbe sì una carta che si riprende dal cimitero. Ma quello che potremmo fare noi adesso molto semplicemente è fare War Effort e attaccare con queste due creature, tanto volano, e quindi tutt'al più l'avversario potrà dare Sentinel per Skimmer. Il problema di questa giocata è che War Effort fa una pedina 1-1, quindi la pedina 1-1 l'avversario la bloccherebbe con Abzan Devotee e il turno dopo gli darebbe la creatura da riprendersi dal cimitero gratuitamente. Solo che l'alternativa qual è? Giocare Devotee e poi Boltcaster. Boltcaster in realtà, se l'avversario dovesse bloccare Skyrider con Skimmer, potrebbe essere una ottima proposizione. Quindi proviamola a fare, perché il payoff di poter togliergli Skimmer di Boltcaster è così grande che vorrei provare a vedere se ci riusciamo. Ah, in realtà la pedina di War Effort avrebbe volato per via di Skyrider, quindi attenzione, il fatto del blocco di Devotee era sbagliato. E adesso tra l'altro ci troviamo un po' in difficoltà perché c'è un turno non ottimale a fare Mardu Devotee più Sentinel. Però troviamo Butcher in cima, ottimo. Facciamo Sentinel, decliniamo
la terra. Ci ho provato ragazzi, se bloccavo con Skimmer e lo mangiavo con Boltcaster il mondo era fantastico. Sfortunatamente non ci siamo riusciti, però è anche vero che l'avversario non può attaccare in questo spot, si macina gratuitamente un Abzan DVT perché all'inizio del mantenimento fa Surveil 1, però se volesse farlo in ogni caso fa Sagu Wildling, che anche è un po' un problemino perché è un blocco gratuito su Skyrider. Adesso se slamo War Effort io lo stesso non riesco ad attaccare, quindi questo Sagu Wildling, se volessi portarlo via con Boltcaster mi sarei tolto Skyrider e poi non posso più attaccare con le creature appiedate, nel mentre che l'avversario inizierà a fare zombetti e quindi avremo forti difficoltà a pushare danni all'oppo in questo spot. Quindi potremmo forse fare un turno intermezzo e castare semplicemente Butcher e passare, perché alternative non ne vedo. Cioè se attacco con Skyrider un pezzo volante e mi mangia Skyrider e poi faccio Boltcaster è un turno orrido. E soprattutto non vorrei levarmi Skyrider. Butcher dà Death Touch ai token attaccanti che controllo, quindi darà Death Touch al token attaccante di War Effort il turno dopo. Quindi castiamo Butcher, passiamo, Loppa una carta in mano sperando che non abbia rimozione. Ma questo Essence Anchor dovrebbe grindarci un po' in questo spot. Dobbiamo pescare i Mamma Gemma, i Boogeyman, dobbiamo pescare all'Hot Assault. Penso che se peschiamo all'Hot Assault vinciamo così, on the spot contro Sultai, a meno che a 6 mana non fa Marang River Regent e mi banzo 2 pezzi, ma ovviamente a quel punto contro una 6-7 volare faremo difficoltà a prescindere con qualsiasi tipo di pescata. Ma questo non è Marang River Regent, still it's a really good card, the Zeus Earth Carver, una 4-4 Rich che inoltre genera una 3-3. Diventa una 7-7 Rich. As a matter of fact, adesso abbiamo veramente bisogno di pescare Worthy Cost per poterlo levare. E anche se dovessimo pescare Worthy Cost per la creatura con Rich, Loppo lo stesso farebbe una 3-3. Fortunatamente per noi abbiamo pescato Salt Road Pack Beast, che penso sia una delle pescate migliori del mazzo. Quindi lo castiamo subito e vediamo cosa ci racconta. Ci racconta che peschiamo una palude. Va bene, non potevamo fare runner di pescate atomiche. Abbiamo degli attacchi. Potremmo attaccare con Butcher, che fa 2 pedozzi con Death Touch. Però poi a quel punto Loppo potrebbe decidere di bloccare Butcher. In qualsiasi modo che blocca, noi gli mangiamo il pezzo bloccante con Boltcaster, anche se blocca con Earth Carver. Possiamo attaccare con qualcos'altro, perché con Skyrider in realtà non posso attaccare perché se lo blocca con Earth Carver, Boltcaster fa solamente 5 danni e quindi non riuscire a levare la 7-7 sarebbe un disastro nucleare. Stavo pensando se fare War Effort prima della combat, ma se dovessi fare War Effort prima della combat per lo stesso non potrei attaccare con niente. Potrei fare War Effort e passare e riservare Boltcaster al turno successivo, quindi faccio War Effort, il turno dopo lo attacco con tanti pezzi e poi facciamo Boltcaster il turno dopo. Mi sa che potrebbe essere leggermente meglio. Al più l'avversario spenderà il turno riprendendosi in mano Devotee, facendo lo zombie di Anchor, aggiungerebbe altri 2 pezzi sul board. Però magari noi facciamo un altro bel top deck il turno dopo. Proviamolo a fare. War Effort, go. Non abbiamo attacchi utili in questo spot. Tra l'altro War Effort, per il fatto che rende Skyrider una 2-3, fa in modo che anche se dovesse venire bloccata da Earth Carver, lo stesso potremmo levarglielo con Boltcaster. Quindi il prossimo turno avremo dei belli attacchi, a meno che l'avversario non fa uno spacco incantesimo in questo turno. Mi aspetto che faccia doppio pezzo. Quindi riprendo Devotee, tappo Anchor, faccio uno zombie, perché ha ripreso una... Tra l'altro pesca con Skimmer di questa cosa, quindi è fantastica per lui. Sarei stato stupito se non l'avesse fatta. Piuttosto fa qualcos'altro, piuttosto che fare Devotee, tiene 4 mana aperti per fare Technique, sarebbe un po' un problema. Fa Jade Cast Sentinel, che è un disastro nucleare, perché quello che fa Jade Cast Sentinel è mettere una carta da un cimitero in fondo al mazzo del giocatore. Quindi l'avversario il turno dopo stapperà, si rimetterà palude in fondo al mazzo, farà un altro zombie, pescherà un'altra carta e a quel punto l'avversario, facendo uno zombie gratis ogni turno e pescando 2 carte a turno dopo aver fatto Surveil, ci farà un vantaggio insormontabile. In realtà l'avversario ha fatto Sultai, che è l'anti-Mardu, quindi abbiamo beccato non solo un avversario forte ma anche con il mazzo forte, anche settato bene nel matchup. Quindi come possiamo cercare di vincere? Possiamo dire Mardu e triggerare 2 volte le creature offensive e fare 2 pipozzi con War Effort? Non penso. Dobbiamo, penso, fare un bel attacco, perché una delle poche speranze che abbiamo in questo spot è che Loppo blocchi con Jadecast Sentinel e gli portiamo qualcosa via con Boltcaster. Però voglio attaccare anche con Butcher, che dà Death Touch alle creature, ai Goblin,
Non penso. Mi sa che mi limiterò. Attacking tokens you control have flying. Questo qui da attacking tokens you control have death touch. Potrei dare volare a Bunker Butcher, ma piuttosto vorrei non attaccare. Se attacco con DVT me lo blocca il suo DVT è un disastro. Quindi se attacco con le sentinelle è la stessa cosa. E quindi continua a riprendersene dal cimitero a prescindere. Quindi Pack Beast può attaccare, sì. Skyrider se attacca me lo blocca Wildling e poi sono costretto a spendere il Boltcaster per Wildling. It's not the best. Anche perché questo qui dà volare alla pedozza di War Effort. Potrebbe attaccare solamente Pack Beast. Tutt'al più lo ciamblocca con DVT e faccio una creatura attaccante con lifelink. No, ma lo voglio costringere a dei ciamblocchi. Cioè, non a dei ciamblocchi. Vorrei costringerlo ad essere messo in una posizione tale in cui posso castare proficuamente Boltcaster in questo spot. Esatto. Ad esempio levandogli la 7-7. Il problema è che non sta bloccando con Sentinel. Se blocca con Sentinel sono costretto a levargli Sentinel. Per quanto vi possa sembrare strano. Quindi sto accettando di farmi mangiare Skyrider per la sola motivazione che quella 1-5 Reach dannata è importantissima da levare in questo spot. Non posso permettere che resti sul campo di battaglia. Sto lasciando volontariamente una 7-7 reach all'avversario perché non posso battere questo tipo di veli. Ma facendo un Goblin 1-1, 2-1, pardon, 2-1 lifelink a turno che attacca con un altro pipozzo con Death Touch, entrambi con Death Touch per Bunker Butcher, forse qualcosina posso dirla. E forse non è neanche così scontato perché l'avversario continuerà a tradarli con gli Abs and Devotee, a ricastarli dal cimitero e continuerà a fare velio, a fare zombie, a pescare carte. Quindi questo game è molto complicato. Fortunatamente abbiamo della side contro Sultai, abbiamo lo scartino, abbiamo Whale of War, abbiamo Cruel Shoots, anche non sarebbe male, perché dobbiamo veramente trovare l'incantesimo, quello che dà più e death touch a tutte, quello sarebbe fantastico in questo spot. Ha trovato removal per Butcher. We can kiss the game goodbye. Inizia giustamente ad attaccare con Skimmer, perché è giusto che sia così. L'avversario ha un mazzetto veramente, veramente bello. Tra l'altro questi danni li possiamo pure prendere, non ha neanche senso più di tanto bloccare con Bard Devotee, perché la pescata che devo fare in questo spot è All Out Assault. Purtroppo non peschiamo niente, quindi siamo costretti a passare. Adesso butta un po' male, perché l'avversario può fare un po' quello che vuole. Vabbè, ma questa qui è stata, ragazzi, dai, su. Oggettivamente è stata la partenza perfetta di Sultai. Initiate into Essence Anchor, into Skimmer, into Ops, Wildling, bricco il board volante, guadagno vite, Earth Carver, tutte quante le varie sinergie. Quindi dobbiamo bloccare la 7-7 e prendere altri 4 danni, con tanto in bocca al lupo per noi. Adesso mi sa che non basta neanche più All Out Assault. Siamo all out of outs in questo spot, quindi andremo a G2 e a G2 dovremo fare dei bei cambi. Avversario così tanto in vantaggio che addirittura si permette di perdere 5 vite pur di fare una 5-5. Non è così tanto consigliabile, non l'avrei fatto fossi l'avversario perché non sei mai, magari mi dai qualche out strano. Comunque sia. Concediamo, leviamo Devoted Duelist, al solito la 2-1, rapidità non la voglio mai, Devotee assolutamente dentro, Vorticost leva la 7-7 Reach, quindi lo dobbiamo tenere, Bearer of Glory è quintessenziale insieme a Fortress Skin Guard, sono lo zoccolo duro insieme a Shock Brigade, carte che non possono essere mai rimosse, Strike Master è forte, Frontline Rush, Sentinel purtroppo sono la pillola amara, la medicina che devo tenere dentro al mazzo, altrimenti non funziona. Skyrider è una carta forte, ma se l'avversario ha mono creature volanti o creature con Reach dentro sul TIE, in realtà potrebbe essere un cut, sneaky, Seize Opportunity anche non mi convince più di tanto, tutte queste qui vanno assolutamente equipate, yes, e dobbiamo mettere dentro, sicuramente lo scartino, e dobbiamo aggiungere una fonte nera, perché ne abbiamo troppe poche, levando probabilmente una fonte bianca, a questo punto potremmo permettersi di scendere a 7 fonti bianche, così ne abbiamo 5 nere, più 2 Sentinel, più un Mardu Devotee, dovrebbe bastare. Poi, altri modi per pushare vantaggio. Ci serve davvero così tanto Brigade? Serve davvero così tanto Brigade? L'avversario, a parte Dragon Spray, non ha mostrato così tanto di avere delle rimozioni. Il modo in cui ci batte sul TIE è mettendo online tutte quante le sue varie sinergie e generando troppo value, troppo card advantage, troppo board advantage. Quindi io vorrei fare in modo che l'avversario non si ritrovasse ad avere quel tipo di board advantage. Potrei mettere Twin Bolt specificatamente per Skimmer e Initiate. L'avversario ha dimostrato di avere delle X2 che vorrei rimuovere dal campo di battaglia. Anche la 1-5 è molto
fastidiosa. Però come potrei mai rimuoverla? Potrei mettere Osseous Exhale. Mi sa che finirò per mettere proprio Osseous Exhale e Cruel Shoots, perché vorrei avere una piccola componente grindy all'interno del mazzo. Forse è il raro caso in cui potremmo volere Narset Rebuke, che tra le altre cose esilia una creatura, quindi esilieremmo permanentemente Jadecast Sentinel e l'avversario non può più neanche farne recursion con le varie spell di Sultai che riprendono le carte dal cimitero. Non penso, dovrebbe bastare così il mazzo. Quindi abbiamo messo una palude in più, abbiamo messo lo scartino, abbiamo messo il peschino e abbiamo messo un Osseous Exhale in più specificatamente per combattere la 1-5 Reach, che come abbiamo visto in questo game è essenziale come motore di card advantage, no? Per creare quell'engine che è un po' come se scombasse l'avversario, no? Gioca sul tie combo. Questa mano si può equipare sì ad un mana nero dalla Greatness, però abbiamo in ogni caso un ottimo curvato di Frontline Rush, into Siege, into War Effort che pompa tutte quante le pedozze, quindi questa qui non è una mano grindy, è una mano in cui dobbiamo sperare che l'avversario non possa rispondere la nostra partenza strappo, che è pedozza pedozza, meno meno, Siege e incrociare le dita il turno dopo perché dobbiamo pescare una terra, una qualsiasi terra stappata dal mazzo e slammare War Effort e scaricare quanti più danni possibili, punire l'avversario che adesso va tapped out per Essence Anchor. Tu fai un artefatto che a 3 mana non fa niente, terra War Effort ti meno per 150 che sarebbe esatto. Terra, 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 terra. Va bene lo stesso, meniamo con tutto. Poi facciamo Boltcaster for no value perché dobbiamo andare veloce, il più veloce possibile, incrociando le dita sperando che non riesca a fare uno zombie fin da questo turno, però con solamente 3 mana e con niente al cimitero mi sembra un po' difficile, quindi mi sa che questo qui è il turno in cui l'avversario deciderà di avanzare il board con qualcos'altro, con dei blocchi vari. Va bene, non abbiamo trovato terra per slammare War Effort il turno prima, ma lo stesso sarebbe forte questo turno. Quindi incrociamo le dita e speriamo veramente, veramente, ora dobbiamo pescare terra stappata. Possiamo vincere anche senza castare nessuna di queste carte. Quindi mulligando a 4. Possiamo vincere lo stesso. Non ci interessa. Basta semplicemente questo e menare con tutto. Come dei pazzi. L'avversario va a quanto? Va a 5. Con tanto in bocca al lupo. Deve trovare un effetto disenchant, altrimenti ha perso da un mulligan a 4. Vinceremmo senza castare good game. Good game però concedi, good game. Good game però concedi, fai il bravo. Non fare come tutti che fanno good game e poi top deckano il mono out. Bravo, 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 bravo. Rispetto. Respect per l'avversario. Dunque, adesso che Loppo ha mostrato che la 1-5 è importantissima per il suo mazzo, davvero ci tengo così tanto a fare Rebuke, On The Draw diventa ancora peggio, perché nel frattempo che arriva Narset Rebuke di quinto, io On The Draw, insomma, sono passati troppi turni e l'avversario già ci ha fatto vantaggio con Sentinel, quindi è troppo lenta. Mi sa che la stessa configurazione che abbiamo avuto, Game 2, On The Play, possiamo lo stesso che parla On The Draw. Ragioniamo un secondo, ci sono carte che vorrei... Seize Opportunity, magari il game rallenta un po' di più. No, perché lo stesso spot è stato coperto da Cruel Truths, che mi piace leggermente di più, perché vede più carte. Quindi vede più carte e fa in modo che io mi ritrovi a pescare All Out Assault, che è la trump card, così come si dice, il jolly, la carta che tu spacca il tavolino quando la lanci, e spaccherebbe questo matchup. Così come anche Chicken Jockey, che non abbiamo pescato ancora, c'è questa carta nel mazzo, ma l'ho piccata questa carta, è forte sta carta, oh, 4-4 detta chased, Arina, posso pescarla? Por favor? C'è qualche cambio che dovrei fare? On the play, on the draw, cambia qualcosa? Forse devo aggiungere una palude in più, visto che adesso ho messo così tante spell nere. Ce l'ho le fonti nere. So 5 e 3, 8. Quindi in realtà ho abbastanza paludi. Diciamo c'è un po' di sfortuna adesso non aver visto il nero. On the draw dovremmo vederlo secondo quelle che sono le distribuzioni più probabili da un punto di vista statistico delle terre che potremo pescare. Vediamo, questo qui è il game per tutte quante le gemme, se vinciamo raggiungiamo la gloria, questa qui è una mano con cui si può raggiungere la gloria, ancora una volta dobbiamo trovare il mana nero, se troviamo il mana nero è forte? Assolutamente sì, facciamo Fortress Kingguard into Reigning Victor into War Effort e l'avversario esplode. Quindi Kippo, incrociamo le dita, se pescheremo il nero faremo trophy, altrimenti perderemo. Sag Wildling, va bene, terra tappata. Mardo Devoti, sta mana nucleare. Se peschiamo Mardo Devoti. Montagna è literal worst
Draw in the deck. Palude, passiamo. Noi fortunatamente riusciamo a slammare Shock Brigade oppure forse Skin Guard. Brigade attacca meglio. Brigade attacca meglio. Giochiamo peggio attorno al Caustic Exhale. Però se ce l'ha, so be it. Essence Anchor. Attuned Hunter. Ok, Palude. No, ma Windcrag Siege still good. Quindi attacchiamo prima di fare Siege, ovviamente, perché magari l'avversario si sbaglia e non blocca la pedina con Mobilize. Però purtroppo per noi la blocca, quindi resta 19. E poi facciamo Siege che dice J-Sky. E speriamo che l'avversario abbia una mano midrange, una mano difensiva che non abbia troppi engine, troppo card advantage. Non ha fatto Essence Anchor. Essence Anchor era debole il game prima, ma sarebbe fortissimo in questo spot. Saggiamente non attacca con Attuned Hunter, molto molto smart. E noi peschiamo un'altra pianura che tutt'al più ci va a fare Victor su un pezzo. Ma piuttosto potremmo fare War Effort. Lo stesso non posso attaccare con Shock Brigade, anche se è una 2-3, perché l'op farebbe doppio blocco, che è il motivo per cui l'avversario non ha attaccato con Attuned Hunter. Potrei fare Victor su Brigade. Se facessi Victor su Brigade, il turno dopo potrei fare War Effort e attaccare con Victor stesso. Potrebbe essere una considerazione. Mi sa che faremo questo. Però poi il turno dopo dovremmo fare... E lo sto pensando... Green Nugget, dammi un secondino. Però poi il turno dopo dovremmo slammare War Effort ad ogni costo. Mentre invece se facciamo War Effort in questo spot, il turno dopo potremo pescare Palude e fare Kingguard into Victor ed essere il più efficient possibile. Il senso è questo: se faccio War Effort adesso dovrei fare Effort, Go, però mi garantisce che risolva. E siccome questa carta è importantissima nel matchup e nella mia strategia, allora preferisco risolverla adesso, non attaccare per un turno, però settare dei turni migliori quelli che saranno successivamente, pensando anche a quelli che potrebbe essere i potenziali top deck. L'avversario fa una 2-2-2, va benissimo, fa Essence Anchor che purtroppo per noi è arrivato, finalmente. Noi peschiamo All Out Assault, quindi fear not, abbiamo la win, ci manca solamente di pescare una Palude e prima o poi ce la faremo. Vogliamo fare Victor? Se sì, dove? Su Brigade, ovviamente. Attacchiamo con Brigade e pusheremmo solamente i danni di Brigade, perché faremmo 2 pedozze e l'avversario farebbe block. A questo punto potremmo attaccare con tutto, però l'avversario a quel punto farebbe block su queste altre 2 pedozze con la 3-3 e con la 1-5, prenderebbe sì 4 danni in più di War Effort, della pedina di Mobilize di Shock Brigade e della pedina di Mobilize di War Effort, andrebbe a 12, però poi perderemo 2 creature per 4 danni. Ci conviene perdere 2 creature per 4 danni? Non penso. Attaccando con Shock Brigade e creando 2 pedine, in realtà Loppo potrebbe tradare uno dei suoi pezzi per Earthcarver e poi mettere Earthcarver in fondo al mazzo con Jadecast Sentinel. Però se lo fa, so be it. Questo è il senso. Quindi pompiamo Shock Brigade, attacchiamo. Yes please. Purtroppo è inevitabile, cioè il fatto che l'avversario farà una zombie 2-2 a turno è tipo close to inevitabile. Però dovrà spendere 2 mana per farlo ogni turno. E nel frattempo io farò delle pedozze che sono delle 2-1, ogni mantenimento, un goblin, quindi dovrei quasi avere un late game migliore. Poi appena trovo il nero vinco la partita on the spot, quindi a meno che l'avversario non ha counter. Quindi va bene così. Anche perché adesso stiamo facendo leverage su quelle che sono le remove dell'avversario. Cioè se l'oppa Dragon Spray non fa assolutamente nulla in questo spot. Cioè mi leva Victor, mi faccio una grande risata. Quello che non voglio è che l'avversario veda over the top rispetto a quello che io sto facendo. Quindi macina, l'avversario avrebbe macinato qualsiasi cosa. Spoiler, a meno che non era una carta importantissima, l'avrebbe macinata, perché il turno dell'oppo è tappare Sentinel, mettere una carta in fondo al mazzo e fare uno zombetto, perché altrimenti non esce. Tra l'altro, oltre a fare uno zombetto, mette un palino su Attuned Hunter che diventa una 4-4, quindi ha added value anche sotto questa forma. E passa con una spell interattiva in mano. Quindi forse potrebbe essere counter se pesco nero no slam o all out assault. Mi sa che lo slammerei lo stesso. Vediamo. Mana nero, mana nero, mana nero, mana nero. No, Zurgo! Ho detto mana nero. Come posso attaccare? Potrei attaccare con Victor. Lopo fa doppio blocco. Traderei Victor per non granché. Ma in realtà mi sa che in questo spot attacco con tutto. Io ho voglia, assolutamente. Sto facendo pure Fortress Kingguard. Se non attacco con tutto in questo spot, dove attacco con tutto? Quindi opponent. Combat. Mobilize, mobilize, mobilize. Faccio altre 3 pedine 2-1. Ti porto basso. Puoi fare tutti gli zombetti che vuoi, ma mi sa che anche a sto giro potremmo, non ho detto che sarà così, perché potremmo finirlo a perdere. Se l'avversario fa una creatura con lifelink abbiamo perso. Però potremmo finire a perdere nonostante un mulligan a 4. che in realtà pensavo che la mana base fosse fissata in maniera decente. Però it is what it is.
Quindi Loppo fa così, dopodiché immagino che lo zombie lo mangia su Unburied Earthcarver facendolo diventare una 3-3, quindi alla fine di tutto mi mangerà questi due goblin, e genererà una 3-3 e prenderà nel frattempo 10 danni andando a 6, e io faccio altri due pipozzi. Potrebbe essere problematica per Loppo se non ha una rimozione in questo spot. Vediamo cos'ha. Se solamente Unburied Earthcarver saccando lo zombie siamo messi bene. Quindi va bene, questo ce l'aspettavamo. Danni per 6. Io perdo due goblin, tu per 6. Va bene. Mi sa che siamo arrivati al punto in cui l'avversario deve avere una vratta. O sbaglio? Però la vratta sul TIE costa 8, quella mitica. Nice. Nice cosa? Nice che ho giocato una comune? What? Ho 3 carte in mano che non posso castare. Opponent. What? Passo. L'avversario guarderà la carta che sta in cima al mazzo, la metterà al cimitero, poi tapperà Sentinel, la metterà in fondo al mazzo, Attune Hunter diventerà una 5-5, farà uno zombie con Essence Anchor. No, la tieni in mano, quindi niente zombie druid questo turno. Cos'hai pescato a 6 mana? L'unica carta che penso che può farle ribaltare la partita adesso è il drago, quello che fa -X. Questo qui non è il drago che fa -X, però è una creatura con lifelink. Può staccarsi Assistant e poi mettere il lifelink counter, quindi quello che avevo detto, se fa una creatura con lifelink potrebbe vincere. Questa è la giocata, ma se pesco nero vinco lo stesso, perché attacco con tutto e poi faccio Dragon Spray sulla mia stessa creatura bloccata dalla creatura con lifelink. Nero, eccolo qui, ti prego, pure Mardu Devoti va bene lo stesso. No, perché Whisker Crag? Perché Whisker Crag? Non possiamo attaccare. Se attacchiamo è un disastro, dobbiamo concedere un altro turno all'avversario. Giusto? Perché l'avversario virtualmente è a 11. Quindi io attacco con tutto, mi mangia Victor. Mi mangia una pedina 2-1. Mi mangia un altro pezzo. No, non vinciamo mai. Dobbiamo fare terra e passare. Dai, Arena, non farmi perdere un'intera run, un intero match solamente perché non riesco a trovare il terzo colore di mana. Per 2 game di fila, tra l'altro. Game 2 l'abbiamo vinto pubblicando a 4 praticamente. Ah, dai, puniamo questi giocatori perché hanno Sidisi. Terra vratta mitica, pesco 50.000 carte. Tra l'altro potrebbe perdere perché ho Siege più War Effort. Quindi se fa la vratta mitica perde lo stesso, soprattutto se pesco nero. E metto Sidisi in fondo al mazzo, Attune Hunter diventa una 6-6 che fortunatamente non può attaccare. Quindi almeno è costretto a stare in difesa. Attacca un po' macello. Nero, mano nero. Ma perché? Perché devo soffrire così tanto nella vita? Cioè, è così difficile. Su 25 carte ce ne ho 8 di fonti. 8! È difficile non pescarne una su 15 carte. Passiamo, non possiamo fare niente. Abbiamo tutto sto putpurri di carte e dobbiamo perdere da vedere Loppo che fa uno zombetto ogni turno. A onor del vero l'avversario ha fatto una bella giocata, scimmia, lo sacrifico su Earthcarver per mettere il pallino lifelink, è una bella giocata. Perde da Dragon Spray ovviamente, che ho in mano, perde da questa carta, perde più o meno da tutto quello che ho in mano, tranne Zurgo che non ha fatto niente e niente farà forever. Kinchui Severance, va bene. Vinciamo lo stesso se peschiamo il nero. Fear not. Vinciamo lo stesso se peschiamo il nero. Nonostante un altro zombie. In realtà l'avversario adesso deve veramente attaccare con la 7 lifelink. Adesso è arrivato il momento di attaccare. Mana nero adesso. T'ho chiamato per 3 volte. Pack Beast va bene lo stesso. Mana nero ci abbiamo una redraw. Per favore, non ti chieda assai. L'avversario lo stop per Earthcarver. Almeno è una 9-3, il cui vantaggio è quello di dissuadere l'avversario dall'attaccare con la creatura con lifelink. Quindi Zurgo Svengard in ogni caso ha il suo piccolo vantaggio. Un po' di ansietta vi sto mettendo. Immaginate dentro io come sono in subuglio di non essere riusciti a trovare Stormbrood che mi spacca Windcrag Siege. Che bello! Come sono fortunato a questo gioco, va bene. Ma vinciamo lo stesso se troviamo palude. La facciamo, per favore, Arena. Non ti chiedo assai. Una cosa, una volta. Grazie. Non ci posso credere. Non
ci posso credere. Tra l'altro, adesso me lo counter. Mi sento male. Allora, la sequencing, ragazzi. Il sequencing corretto è questo. Adesso facciamo Zurgo pagandolo con il mana nero ibrido di Mardu Devotee, che può essere attivato solo una volta per turno. Poi facciamo Dragon Spray nel turno dell'avversario. Poi stappiamo, facciamo lotta assault e attacchiamo con tutto. Questo è il sequencing. Quindi, terre ci servono? Non più. Facciamo palude. Paghiamo un mana, lo filtriamo come mana nero ibrido di Mardu Devotee. Slammiamo Zurgo. Passiamo, veniamo puniti se l'avversario fa una rimozione instant su Mardu Devotee. Però se lo fa, è bravo. Sarebbe una giocata bellissima di stringere l'ano. Sarei contento per lui di averla fatta come giocata. Quindi passiamo. L'avversario farà Surveil a fine turno, anche perché non posso aggiungere altro mana nero questo turno di Mardu Devotee. Ma penso che più probabilmente Loppo cosa fa? Si sacca uno zombie. Si sacca Disruptive Stormbrood per metterlo in fondo al mazzo con Jadecast Sentinel. Vuole fare una tanto tanto, ma va bene. Quindi Essence Anchor potrebbe spaccarmi Mardu Devotee anche adesso, però il fatto di levargli la creatura con lifelink ci dà così tanto tempo che prima o poi il mana nero per la lotta assault lo pescheremo lo stesso, quindi non è un problema da quel punto di vista. Se non ha modo di interagire con la mia proposta, ovvero rimozione più la lotta assault, l'avversario ha perso. Questo game è finito se Loppo ha 2 terre in mano. O se non ha modo per interagire con questo, quindi counter per Dragon Spray, oppure rimozione, oppure counter per Lot Assault, oppure removal la velocità instant, ma di disenchant instant non è che ce ne siano così tanti. Se Loppo attacca con la 7-7, io potrei, attacca con tutto come un pazzo, rischi, che cos'è? La Vratta adesso non la può più castare, penso, perché potrebbe in teoria. Adesso che ho perso sia Siege che War Effort, in realtà la Vratta quasi vincerebbe il game, perché questi qui sono 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pescherebbe 18 carte, andrebbe a 5 carte nel mazzo, però gli basterebbero per vincere la partita. Allora, io vorrei provare a fare un piccolo bluff, cioè blocco Zurgo's Vanguard e vado ai danni, vediamo se l'avversario fa una trick, e pass to damage, potrei addirittura farla risolvere. Mi sa veramente tanto questa di Vratta sul TIE con 8 mana precisi. Cosa potrebbe essere altrimenti? Ma questo Dragon Spray lo devo fare, non posso consentire che l'avversario guadagni queste 7 vite. Tanto se ha quella mitica abbiamo perso a prescindere. Perché la fa, noi perdiamo l'intero board, o l'Ata Assault non fa più nulla e quindi non potremo più vincere in quello spot. E poi Loppo mi grinderà di Essence Anchor e tutto quello che potrà avere successivamente, delle 18 carte che pesca. Se faccio Dragon Spray vengo punito in una maniera brutale da Alesha's Legacy, che dà indistruttibile. Non vengo punito da Snakeskin Veil. Vengo punito nel senso che mi toglie Vanguard, però non so se avrebbe inciso più di tanto. Proviamola a fare Dragon Spray. Tanto o lo faccio ora o non lo faccio mai più, perché il turno dopo il mana nero ci servirà per la Lot Assault. Perde purtroppo per noi a Tuned Hunter, cosa che good game. Vratta. Arena in questi ultimi giorni sta cercando veramente di mettere a dura prova la mia pazienza. Quello che vi chiedo è, secondo voi c'era un modo in cui questo game sarebbe potuto essere più frustrante di così? Missare sul nero per infiniti turni e pescarlo, finalmente avere la win che l'avversario non può rispondere, a meno che non fa esattamente quella mitica lì nell'intero formato, e lo and behold l'avversario la pesca al turno giusto. Quindi, se domani mi vedrete senza capelli è per colpa di questo video. Ah, sembrano veramente le prove di Mosè nel deserto. Va bene, faremo 2-1, ragazzi. Cosa vi devo dire? Ci ho provato a fare trofi con Mardu. Scarta tutto, scarta doppio Mardu Devotee. Noi ora ovviamente peschiamo montagna. Tra l'altro, continuiamo a briccare sulla fonte nera somehow. Non solo, l'avversario infierisce dicendo good game dopo che casta il mono out. Non nel mazzo, nell'intero formato che poteva riprendere questa partita. Jadecast Sentinel, va bene. E essenzialmente abbiamo perduto lo stesso, perché anche se l'avversario sta a 5 carte nel mazzo, va bene che ci chiude prima
che peschi tutte quante le carte, ma in ogni caso abbiamo pescato la palude, attenzione, abbiamo pescato la palude. In ogni caso Jadecast Sentinel gli fa rimettere le carte dal suo cimitero in fondo al mazzo e quindi neanche perderebbe di macina. Bello, bello il mazzo dell'avversario, ha fatto delle giocate intelligenti, delle giocate interessanti, però essenzialmente ha vinto questo match in maniera fortunosa e sulle spalle di una mitica che lo stesso non avrebbe vinto la partita. Noi saremmo riusciti a sconfiggere quella mitica. L'unico motivo per cui quella mitica ci ha battuto è che, ragazzi, è veramente antistatistico pescare la prima fonte nera alle 20 carte down nel mazzo con 8 fonti, cioè è veramente irrealistico. Va bene, adesso l'avversario ballerà la samba, va bene, mi sono scocciato, non voglio dare queste soddisfazioni agli Oppo, quindi andiamo oltre, purtroppo è finita 2-1. Ridiamo un attimino un'occhiata al mazzo, vediamo quello che abbiamo fatto, il mazzo era bello, era un mazzo da 3-0 e ci riproveremo la prossima volta, quindi don't you worry guys, there's always a next time. Spiazze solamente di non aver mai pescato Mardu Siegebreaker, avrebbe potuto dire la sua, e Zurgo non ha fatto granché, questa mitica, quella una volta che siamo riusciti a castarlo, ha vinto la partita da sola, e per il resto le carte che noi sapevamo essere forti si sono confermate essere forti, ovvero War Effort, Zurgo's Vanguard, Frontline Rush, Skyrider è stato medio tendente all'alto, non è stato fortissimo. Polcaster ha fatto il suo, Siege è stato fortissimo in questo mazzo e tutti quanti i soliti sospetti. Puniti dalla mana base, purtroppo, avessimo avuto un paio di duel in più, forse Game 3 riusciamo a vincerlo così, ma pure salendo a 9-10 fonti quando Arena dice che devi perdere, è finita lo stesso. Quindi done, andiamo a riscuotere il nostro premio. Purtroppo abbiamo vinto solamente 1000 gemme, ce ne faremo una ragione. Ragazzi, se mi avete seguito fino a qui, sono contentissimo, sono felicissimo di avervi qui con me ogni giorno a seguire i video. Volevo ringraziarvi, soprattutto volevo ringraziare chi di voi c'è stato fin dall'inizio, fin dai primissimi video a dicembre che abbiamo postato su questo canale. Detto ciò, vi auguro una buona serata, arrivederci alla prossima. Lucky Top Deckers!